Ciao amici e amiche del segno del leone, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoda Record ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 25 al 31 maggio e prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione al video trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alla playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso iniziamo la lettura. Andiamo innanzitutto a vedere come andrà la vostra settimana, quindi le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare. Poi vedremo l'ambito amore e relazioni, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo la dama. Dico spesso che essendo una stesura generica, quando esce una carta del genere può riferirsi sia a voi sia a una persona. Quindi spesso è vero, potremmo avere a che fare con una persona, una figura femminile, ricordo però che essendo una stesa generica può riferirsi a una persona comunque molto, molto sensibile o con un certo tipo di atteggiamento magari comprensivo, che vi può aiutare, che vi può sostenere, altrimenti può riguardare una vostra energia da dover assolutamente utilizzare indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna, proprio per ottenere certi risultati e quindi attivare l'emotività, la comprensione, la sensibilità, la creatività, l'ascolto, la cura e la dedizione nei confronti di qualcuno o anche di un progetto. Può essere di sicuro, in qualsiasi circostanza c'è bisogno proprio di spingere in avanti un progetto o un'idea. E poi abbiamo il cavaliere che ci porta delle novità che possono essere interessanti. Muovendosi abbastanza in fretta questa energia, può essere una notizia, un'idea, una visita, un'informazione, anche un possibile viaggio e spostamento. E poi infine troviamo il sentiero. Tutto si può muovere verso una certa direzione, ma abbiamo possibilità di fare chiarezza, o quantomeno se c'è indecisione è meglio fermarsi un attimino e cercare di capire che tipo di percorso, proprio per evitare distrazione, evitare degli errori. Quindi il sentiero ci dà quell'opportunità lì di fare una scelta, di prendere una decisione e di valutare delle possibili alternative. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente quelli di aria, gemelli, bilancia e acquario, e abbiamo un pochetto anche quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore e relazioni. In questo ambito vi consiglio di ascoltare perché oltre a parlare principalmente di coppia single, magari alcune cose possono fare riferimento anche alle amicizie e alla famiglia. Troviamo il Bucaneve e con le varie possibilità di nuovi segnali di interesse, di miglioramento nella fiducia, nel ritrovarsi, nella comunicazione. Quindi se c'è ansia, incertezza e qualcosa che non va, probabilmente il Bucaneve può indicare quella nuova fase anche di cura e di attenzione, e anche con il mughetto di felicità ritrovata. In più questa carta ci può dire che magari anche quelle situazioni più compromesse possono trovare pacificazione, quindi sia a livello, diciamo, amore, anche famiglia e in un'amicizia. Poi troviamo un po' a chiudere il cerchio l'arnica. L'arnica dipende, insomma, visto che sono un po' tutte con una specie di significato comune, di nuove situazioni, una fase di miglioramento, una comunicazione ritrovata, il ritorno possibile, nel senso anche di felicità, di liberazione da cose negative, possibili riconciliazioni
situazione o anche riequilibrio e serenità ritrovata dopo una fase critica. Magari la fase critica non è nella coppia in situazioni esterne, però sappiamo che un po' tutto si può riflettere nella coppia e è vero, possono essere esterne sia interne, quindi in qualsiasi circostanza loro comunque stanno dicendo che c'è questa fase. Per i single la fase di miglioramento può essere sia se magari non c'è nessuno e allora il Bucaneve ci porta delle novità, una nuova amicizia, una nuova situazione, magari anche un segnale di interesse, qualcuno potrebbe mostrare un interesse nei vostri confronti e quindi attivarsi la comunicazione. Potrebbe esserci un ritorno, attenzione, tra virgolette, magari una persona che non si è fatta più sentire da un po' di tempo o ha fatto parte del vostro passato, effettivamente potrebbe esserci questa nuova fase, questo risentirsi. Ovviamente poi si deve vedere più là come può procedere. Adesso andiamo avanti con la parte del lavoro, delle finanze. Troviamo sospiri. Ecco, questa può riferirsi un po' ad una fase di incertezza dove si attende qualcuno, qualcosa e spesso c'è una fase di trasformazione in corso. Tante cose possono riguardare la programmazione di spostamenti, di viaggi o di un progetto, di alcune idee ben precise. Si possono presentare delle nuove prospettive, quindi anche degli incontri interessanti o delle novità in senso generico da valutare. Ci può indicare, ahimè, anche cioè il desiderio di staccare un po' la spina. Forse è qui che può aiutarvi uno spazio tutto vostro, magari anche di riposarvi, di fare un viaggio, uno spostamento. Ovviamente lo dico perché effettivamente ci sono delle carte del genere, altrimenti un modo diverso di affrontare per non caricarsi eccessivamente, di non stressarsi e di rendere tutto un po' più stabile, un po' tranquillo, altrimenti andiamo a rischiare di bloccarci e di farci frenare, fermare a livello psicofisico, e quindi la carta dell'ammalato, spero che non sia assolutamente il vostro caso, può indicare una pausa o una fase di lentezza dove c'è o conflittualità in quello che si sta vivendo oppure non c'è slancio, non ci sono le energie e anche le informazioni giuste, perché abbiamo visto, è vero, ci possono essere, però ricordo che il sentiero può indicare varie prospettive, varie alternative che mandano in confusione. Ecco perché è meglio fermarsi. Infatti l'accezione positiva dell'ammalato è quello di osservare, di silenzio, diciamo chiusura, ma più che altro per pensare attentamente come procedere successivamente, e questo vale un po' per tutti quanti, anche per chi è in cerca di lavoro. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!